E benvenuti in questo nuovo video. Parole Leoni dopo Venezia-Catanzaro finita 3-1, finita molto bene per noi perché insomma riusciamo a fare una vittoria importante di fronte a una squadra ardua da battere. Ardua Sì, da battere, sicuramente una vittoria, come abbiamo descritto nel post partita, non facile come altre volte, assolutamente, è una partita che fino all'80° e passa era in bilico, quindi l'abbiamo vista non nera ma grigia, ecco. Perché eravamo ancora sull'1-1, però poi è andata come doveva andare. Ecco, a differenza anche di quanto hanno scritto molti tifosi rivali, ecco, e non solo, rivali del Catanzaro, ma anche dei dintorni, diciamo, di Catanzaro, perché hanno scritto che abbiamo avuto culo, ecco, diciamolo, chiaro e tondo. sì, Mi pare proprio di no, mi no, pare proprio di no. Però ne riparliamo dopo, ne riparliamo dopo. Prima di cominciare, come al solito, vi chiediamo il like, l'iscrizione, di abbonarvi se volete sostenerci e per avere anche, tra l'altro, le pagelle che abbiamo fatto ieri, dove riusciamo a parlare un po' più tranquillamente di ogni singolo, insomma, che è entrato in campo tra titolari e subentrati. sì. Diamo la nostra valutazione sempre anche al mister, partita dopo partita. E E ringraziamo sì, anche Francesco Pinna che è il nuovo sì, abbonato, giusto, quindi giusto, grazie per davvero grazie. sostenerci. Mio omonimo, tra l'altro, quindi Esatto. grazie mille, giusto così. E andiamo direttamente, però prima ovviamente non ai commenti, ma andiamo a vedere, giustamente, finché è bello, ma lo faremo anche quando sarà brutto eventualmente, Certo. la situazione in classifica, le altre partite, più che altro l'altra partita che per noi contava tanto, sia Monza-Frosinone, finita 2-2, perché ci regala non ci, cioè, ci regala dei punti, ecco, Sì, sostanzialmente. il Non ci posto rimane quello perché Esatto, rimaniamo comunque secondi, però ci avviciniamo alla vetta, quindi siamo a -1 semplicemente. -1, meno uno. assurdo, dal Frosinone che è a 42 e noi rimaniamo a 41 e il Monza a 38. Sì, andiamo tra l'altro a più 3 sul Monza, che Sì, comunque è un aspetto che magari ecco, adesso tendiamo un po' a guardare solo sopra. però Giustamente, è giusto guardare, insomma, in tutti gli ambiti della vita guardare su, però bisogna anche guardare dietro, insomma, e a maggior ragione in Serie B, ecco, sì, perché comunque, ok, il primo posto, ma vale, anche il cioè, è tanta secondo. roba anche il secondo, Sì, è tanta roba anche il secondo, e di fatto quindi andiamo a più 3 sul Monza, che viene fermato appunto dal Frosinone, riusciamo a recuperare punti su tutte e due ed è un risultato ottimale, devo dire. Cioè, penso che il miglior risultato forse il pareggio non c'era, sì, 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 è perché perfetto. sì, se vinceva uno vinceva l'altra comunque sì, conquistavi qualcosa, però perdevi sostanzialmente. Quindi ottimo il pareggio e giusta, è una posizione di classifica sempre più giusta. Ecco, Esatto. sempre più giusta. Speriamo sia ancora più giusta poi nel corso delle prossime giornate. Speriamo già dalla prossima. Ma vedendo gli avversari che avrà, tipo il Frosinone, vedendo l'avversario che avrà il Frosinone, non lo so, non lo so. Comunque, vabbè, ne riparleremo sicuramente. E andiamo a leggere, sì, un commento, ma parlando di una cosa che di solito non parliamo tanto di situazioni arbitrali, fuorigiochi, falli, rigori, perché ci concentriamo su... La prestazione sulla Sì, partita, esatto, su cose sulla anche... squadra. Però qui, ragazzi, cioè, qui è grave, cioè questa situazione è grave. Vado direttamente al commento e ne riparliamo. Truria, il buon Trubiani, che è un fan, è un Dai primi iscritto, tempi. sì, un iscritto della prima ora, quindi ti ringraziamo. Dice, il gol era in fuorigioco, ma hanno dovuto convalidarlo perché non c'era la prova visiva a conferma. VAR che non ha registrato. Infatti il fermo immagine con le linee non è mai esistito e mai si vedrà. Mamma mia. Alla fine comunque è giusto così, se la tecnologia non può smentire o confermare, vale la decisione di campo. Sì, però se la decisione di campo è sbagliata, Sì, cioè è sbagliata così tanto poi, come in quel caso lì, infatti. è grave. C'era gente giustamente allo stadio che ha detto, se ne sono accorti anche loro, che non sei magari in linea con la Sì, situazione. il fuorigioco non lo fischiano quasi mai quando l'azione sta andando avanti, cioè lo fischiano alla fine. Eh, In questo caso non l'hanno fischiato, magari c'era anche, però cioè, si vedeva, dai, dalle immagini si vedeva ma per benissimo. me infatti è un cortocircuito, Sì, perché tendono tra Serie A e Serie B, vedo, al fuorigioco a non fischiare, anche se è un po' netto, sì, a non fischiarlo perché dicono tanto c'è tanto il VAR. facciamo andare avanti Sì, l'azione. C'è il esatto. VAR, se
se fatalità capita che c'è il gol, poi c'è il VAR, appunto andiamo a rivedere e al limite lo tolgono. Tanto è la roba più immediata, la roba più Più facile, più più semplice, sicura. più oggettiva Sì, possibile, tra l'altro, perché non esatto. è un fallo in area di rigore che tu dici, ma per me ci può stare, per me è debole, per me no, invece c'è. Che puoi interpretarlo come Esatto, vuoi. non è interpretabile il fuorigioco, c'è o non c'è, un centimetro è fuorigioco, al di là di un Sì. centimetro è fuorigioco, al di qua di un centimetro non è fuorigioco, anche se un millimetro anche. Sì, in quel caso è intervenuto il VAR, quindi il guardalinee non poteva dire sì, effettivamente era fuori gioco. È O perché. veramente non l'ha visto, però cioè, è il tuo Ma lavoro, no, per me devi no. vederlo. Cioè, per me ormai aveva lasciato andare, boh. Ma Anche secondo infatti, me, ma per me è la roba grave, cioè, ok il guardalinee, che a questo punto devono essere responsabilizzati, cioè, appunto, cioè, almeno in Serie B, perché in Serie A sta roba, mai dalle partite viste. che vediamo, Che poi effettivamente non sappiamo qual è stato il problema vero del VAR, perché magari non avevano l'immagine giusta per riuscire a tracciare la linea e quindi non sono riusciti a tracciare la linea perché, non lo so, non c'erano le telecamere giuste e perché non ho roba da letto matti però, specifiche. roba da matti. Quindi effettivamente il problema tecnico non so qual è. Però sì, è gravissima come cosa perché loro hanno segnato, hanno fatto un gol e che ha condizionato il primo tempo almeno, sì. Cioè, ovviamente poi anche noi nel post partita non è che ci siamo fossilizzati, ma perché abbiamo vinto, ma Sì, pensate se, cioè, che casino usciva se uscivamo anche solo con un pareggio, non vi dico una sconfitta, sì. con un pareggio. Finiva 1-1, come era all'80° circa, no? Finiva 1-1 e di fatto tu hai dovuto rimontare contro il Catanzaro e contro la classe arbitrale di fatto. Cioè contro tutto e tutti, ma nel vero senso della parola. Vi vado a leggere anche quello che aveva detto Stroman nel post partita, perché noi prima appunto nel post partita Sì. non sapevamo sta roba qui. L'ha detta appunto nel post anche lui, insomma, in conferenza stampa. Ha detto letteralmente, riprendo, il gol del Catanzaro, rivedendo le immagini, non era regolare perché il VAR non funzionava. Ah. Non riuscivano a tracciare le linee. Cioè, io sta roba non l'ho mai sentita. Cioè, No, mi sembra talmente assurdo che non ho. parole. Non ho. Cioè, veramente, per Sì. fortuna che è finita in quel modo lì. Cioè, per fortuna che abbiamo vinto poi dominando la partita e tutto, ma. Cioè, di fatto gli è stato regalato un gol. Sì, l'unico che hanno fatto. È così, eh. Sì. Cioè, gli hanno regalato un gol. Poi adesso è Sì, non siamo inutile. negli anni 2000 che non c'era il VAR, quindi si segnava anche da fuori gioco magari perché non si vedeva. Ok, Ma questo si vedeva, cioè si vedeva dalle immagini, figurati in campo. C'era almeno ma mezzo metro, si adesso mi è vedeva. venuto in Non è mente. millimetrico, è quello che dico, non è millimetrico che non si vede, quindi c'è bisogno del VAR. Brava, vero, ma pensa, vi riporto, scusa, il gol di Busio, il primo gol, il gol del pareggio, no? Che arriva al 18°, mi pare. Anche lì l'hanno controllato, A ma sto punto non so pensa, se stavano pensa controllando. se, perché stavano guardando la posizione di Sagrado, mi pare. Pensa se Sagrado era un po' al di qua, ed era effettivamente fuori gioco. Sì, Era un po' al di qua, e quello lì non lo annullavano, cioè, quando sarebbe stato ancora più grave. sì, Guarda, vabbè. è una situazione veramente paradossale. A Sì. questo punto, comunque, cioè, i guardalinee devono essere più responsabilizzati, almeno in B, perché se è un'eventualità che può succedere, cioè, devono essere più precisi possibili, perché, Esatto. cioè, Cioè, in questo caso comunque il Catanzaro ha avuto fortuna, perché loro hanno avuto fortuna in questo caso, perché non andava al VAR, non noi che poi abbiamo fatto altri 3 gol regolari, che poi si lamentano perché abbiamo troppa fortuna, no, perché poi sì, hanno troppo fatto polemica culo. sul possibile rigore, sul fatto che magari non era rigore quello del 2-1. Beh, insomma, Però qui, vabbè, ragazzi, letteralmente non è. Cioè, qui è oggettivo. Cioè, sì, anche a me sembrava un fuorigioco netto, in presa diretta, però ho sì. detto, boh, magari, che ne so, Sverco tiene in gioco. Però mi sembrava strano perché era veramente tanto al di là della linea. Vabbè, andiamo avanti, Andiamo secondo avanti, me, meglio. dite voi qua sotto la vostra, ma situazione veramente assurda. Però per fortuna abbiamo vinto, se no sarebbe stato molto molto più disastrosa la situazione. E vabbè, andiamo alla partita, finalmente riusciamo a parlare un po' del match perché cioè, dovevamo commentare la situazione era stata Sì, troppo grave, quindi è vabbè. giusto parlarne, ecco, affinché non succeda più, speriamo, speriamo.
Andiamo da Francesco Pina, il nostro nuovo abbonato. Ti ringraziamo tantissimo. Grandissima vittoria, nei primi minuti meglio loro, poi alla lunga siamo stati devastanti, sui singoli bravi tutti, ad eccezione di Sagrado, troppo acerbo, e Corac, anche lui un po' impacciato all'inizio. Per il resto vittoria che vale oro. E vado direttamente anche al nostro altro abbonato, Maurizio Scarpa, che ringraziamo tantissimo anche lui Grazie. ovviamente. Non so più come commentare le partite di questa squadra. Secondo miglior attacco, seconda miglior difesa, unica squadra ad aver vinto tutte le ultime 5 partite, sarebbero 9 se non ci fosse stato quel maledetto pareggio da Avellino. Prima volta che vinciamo dopo essere andati in svantaggio, le altre volte abbiamo perso 2 partite e pareggiata una, e adesso andiamo a Mantova senza Svoboda, sempre comunque ovunque, forza Unione. Sì, partendo dal commento di Francesco, che va un po' va anche sui singoli, su Sagrado. Secondo me tra Sagrado ed Umbia, visto che ieri Sì. pendevamo tantissimo a sinistra, abbiamo parlato tantissimo nelle pagelle, siamo molto Mm. fossilizzati su questo particolare. Secondo me ha fatto una buona partita. Non sono tra i primi fan di Sagrado, eh. Cioè, per dirlo io che ha fatto una buona partita, ce ne vuole. Sì, no, non ha fatto errori Esatto, brutti che abbiamo visto in passato. esatto. Ha fatto tutto giusto, anzi ha contribuito anche al gol, nel primo gol, in realtà. Sì, c'è un aspetto che ha sottolineato Stroppa, ha detto che nel post partita sempre nella conferenza ha detto che è un po' timido come giocatore, quindi Deve prendere bisogna, coraggio. sì, bisogna spronarlo per tirare Sì, fuori le sue qualità, le sue potenzialità. E un po' in campo si vede, sì, almeno nelle scorse partite soprattutto lo vedevo parecchio questo. Ma sai cosa? Io mi lascio condizionare anche tanto dalle movenze dei calciatori. Cioè, da come si muovono, dall'eleganza con cui si muovono. E per me Sagrado non si muove in maniera molto elegante, no? E quindi ma penso che anche molti non dia l'apparenza di un calciatore con grandi abilità, deve proprio in prendere generale. sicurezza, secondo me, visto che è timido, deve prendere quella sicurezza, perché magari è insicuro e per quello si muove Sì, in quel sicuro. modo. E quella sicurezza che comunque Stroppa gli sta dando modo di dimostrare. Cioè, ormai Sì, sta sì, giocando sì. veramente titolare da tante partite. Almeno 4 a memoria vado, mi pare di sì. Cioè, poi tra l'altro anche lì è arrivato Fargi, lì bisognerà capire nel giro di poco chi giocherà. Per me continuerà a giocare Sagrado Per un comunque, po' sì, secondo me sì, perché secondo almeno me per un con po'. Stroppa non è facile entrare nelle sue grazie. Guardate la panchina, cioè non è che, come dire, c'è un grande Mm, turnover di gente, dire, non più, anche coi cambi se ci pensate, io lo vedo sì. che nel corso delle partite, man mano che si va avanti, vedo che i cambi sono sempre fatti sempre più tardi, cioè Sì, è arriveremo a vero. fare 5 cambi al 90esimo. Beh, ieri 2 al 91esimo abbiamo fatto. Esatto, è il primo che è Compagnone, se non erro, tipo il Sì, 77, così, sì, non l'ho segnato. Quindi, non so, evidentemente si fida dei titolari, certo. dei panchinari un po' meno. Ecco, di quelli che sono in panchina evidentemente un po' meno. Per quello dico che Fargi, secondo me, che dovrebbe giocare nella posizione dove sta giocando il Sagrado, ci metterà un po', secondo Sì, me. anche per entrare nella condizione, E entrare infatti non era nella... convocato. Sì, Per me per questioni di esatto. condizione. Cioè per me a livello di condizione fisica non era messo bene, non è stato convocato, per me è tutto libero. Era pieno di commenti che dicevano Where is Sì, no, Marco? ci metteranno almeno un mese, secondo me, per almeno venire in panchina. No, Sì, finiamo campionato perché sì, infatti, buonanotte. No, boh, vedremo, però so che con Stropa non è facile entrare esatto. subito, dire tac, entri, cioè, Devi ti ci vuole un dimostrare po', qualcosa, esatto, ti sì, ci vuole un po' per entrare nelle sue grazie tattiche più che altro, non è che fa differenze umane, fa differenze che devi saper interpretare bene quello che chiede e quindi è giusto così. Quindi sì, sostanzialmente quello sì, è Corac invece che, sempre nel commento che diceva Francesco, male il primo tempo secondo me, sì, impacciato, cioè vedevo sì, tutta la differenza che c'era tra un Corac e un sì, Shintian, proprio netta. Poi secondo me il secondo si è un po' ripreso e ha carburato un po'. è vero, Infatti adesso che mancherà Svoboda, che è sì. squalificato, per me ha senso riconfermarlo perché forse ripartirà ecco da quel secondo tempo che ha fatto, perché l'ho visto più tranquillo, più Sì, è sicuro. entrato in fiducia anche lui nel secondo tempo. Sì, complice anche il tipo di partita che si stava Sì, venendo a creare, perché nel secondo poi il Catanzaro è crollato, secondo me, a livello esatto. fisico, perché ha fatto un primo tempo, andando poi direttamente alla partita,
nel primo tempo erano bravi, belli aggressivi, Sì, cioè di partenza comunque era sempre blocco basso e cercare di ripartire. Questa è la prerogativa di base, per carità. Poi trovano il gol sì. subito, quindi ne abbiamo parlato prima, non vado a commentare oltre. Trovano il gol subito, riescono a fare proprio quel tipo di partita che volevano, la Sì, mettono lanci sui loro binari. lunghi, tutte le palle andavano su Pittarello, comunque sulle punte, Oiemmello. e sì, riuscivano a farlo più o meno. Sì, allora sì, era la prima idea di uscita, quella era loro, L'unica. loro era proprio quella di andare o su Pittarello o su Iemmello, perché due punte abbastanza fisiche Vabbè, e ti riesce abbastanza però c'è comodo. Svoboda, lì, Sì, sempre lui è chiaro, fisico. però ci sono riusciti quelle 2 o 3 volte, ecco, più di tanti nostri avversari, ecco, Sì, quello intendo. Però sì, avevano anche 2 o 3 idee di uscita anche dal basso, palla al piede, ecco. Sono quelle 2 o 3 volte che sono riusciti nel primo tempo, sì, nel secondo mai, è vero. lì ho temuto. È Ho vero, no. temuto perché ho detto, cavolo, questi sanno come uscirne Come dal nostro costruire dal pressing. basso, sì, sicuramente sono stati bravi in quello, perché Mm. vedendo anche tutte le altre partite che ormai abbiamo visto tutte le squadre, forse loro sono stati una delle squadre più brave a metterci in difficoltà su Sì, quello, sì, sull'uscita sì. sull'uscita, sì, Effettivamente, almeno nel primo tempo, ecco. Perché ho detto, qui sarà una partita tosta, e lo è stata assolutamente. Perché, come dicevo prima, fino all'1-1, cioè eravamo sull'1-1 fino all'80esimo, passaesimo, sì, e quindi è stata durissimo. Poi effettivamente cioè, c'è il gol del pareggio, e per me comunque poi nel secondo tempo diventa una gara molto simile a tutte quelle sì, altre viste. anche per il rosso che hanno ricevuto loro. Chiaro, però anche dall'inizio per me, secondo tempo, sì, inizio secondo tempo, Mm, abbiamo circa al 51esimo, mi ricordo proprio, che avevamo già avuto 2 potenziali sì, occasioni che poi non erano sfociate in nulla, però eravamo partiti con un altro piglio, mm, e lì mi è venuto il presentimento che il Catanzaro cioè, avesse dato tutto nel veramente nel primo primo. tempo. Perché era, tra l'altro, altra cosa che abbiamo dimenticato, aggredivano alto anche loro Sì, spesso. Venivano a aggredirci alto, cercavano di impedirci la nostra costruzione, sì, e quindi ci ha messo in difficoltà per quello. Però se devi, cioè, è una roba stancante. mm, Non so, cioè, avevo il dubbio che riuscissero a farlo per tutta la partita, ed effettivamente nel secondo tempo non ce l'ha più fatta, e l'abbiamo vista che hanno avuto l'atteggiamento di tutte le altre squadre che abbiamo affrontato nell'ultimo periodo, blocco basso totale, cercare di ripartire, ma a differenza del primo non ci riuscivano più neanche a ripartire. E quindi poi la partita si è incanalata lì, però di fatto stavano difendendo bene fino all'80esimo e passa. Per fortuna c'è quell'episodio lì che adesso ha creato scandalo, perché il contatto è leggero, per me è ingenuo il difensore lì, ma sì, perché lo scivola. placa. Ah, il rigore, sì, esatto. Sì, no, Eh, quello è il rosso, c'è il rosso, infatti anche giustamente, hai quello. ragione. C'è il rosso, vabbè, lì è netto, non penso ci siano discussioni. Esatto. Scivola, mi dispiace, però va così. No, sul rigore lì la palla era lontana, però a parte che neanche lì è intervenuto il VAR, mi sembra. O No, è sì? intervenuto solo per dare un check, mi pare, Sì. perché l'arbitro Airoldi ha Sì, subito detto è rigore, esatto. e il Eh VAR sì, gli ha era lì davanti, confermato. lo vedeva benissimo. Vabbè, quello non c'è niente da dire, secondo me. È rigore e basta. No, tanti hanno avuto da Ah, ridire, vabbè. perché dicono, vabbè, la palla praticamente era già in mano Pigliacelli, e quindi non va dato. Però di fatto il difensore teme che il passaggio filtrante di Yeboah per Kike Perez, che si era inserito, vada a buon fine, e lo butta giù. Sì, E la palla non era ancora in mano al portiere, cioè mancava circa un secondo magari che la raccogliesse. sì, è stato ingenuo È stato lì. ingenuo il difensore, non Sì. so cosa dirvi. Cosa dobbiamo farci? Di fatto lo placa, quindi assegna rigore, lo segna subito, tra l'altro in presa diretta, non ha neanche bisogno del VAR. Quindi rigore, va Durante, la mette dentro. Brava, dopo aver, tra l'altro, grande che si è preso la responsabilità dopo aver sbagliato nella scorsa Sì, partita. infatti. Che Un bel eravamo tra rigore. l'altro anche lì sull'1-1, mi pare, quindi un rigore importante che era stato sbagliato. Qua un altro rigore importante perché eravamo di nuovo sull'1-1, e però l'ha messa dentro, l'ha spiazzato Pigliacelli,
che fino a lì aveva fatto una buona partita. Sì, comunque prima partita che vinciamo partendo da comunque avendo subito un gol, diciamo così. È vero, è Quindi vero. dallo svantaggio. Abbiamo sbloccato anche questa cosa. Sì, questa skill, sì. No, sicuramente facciamo uno step ulteriore in più. Esatto. L'aveva detto Stroppa che gli avevano chiesto quale sarà la cosa che dovremmo fare in questa seconda parte di stagione, migliorare. Lo dice sempre, ha ragione, perché effettivamente è così che si migliora. Facendo questi step, perché effettivamente non avevamo mai vinto, come Sì, sottolineavamo detto. abbiamo perso 2 partite e pareggiata una, avendo Eh, subito prima il gol. certo. Ma infatti, ecco, mi è venuto proprio il timore nel primo tempo da Eh, quella statistica lì, che di fatto non avevamo ancora vinto rimontando. sì, Però appunto c'è sempre una prima volta esatto. quindi è stata questa volta, meno male, ma siamo in un pieno percorso di crescita, una squadra che gioca così bene, un aspetto che ormai neanche sottolineiamo più, se Sì. neanche abbiamo detto in apertura che gran gioco, Ah. che gran squadra, lo diamo per scontato, magari non dovremmo. Sì, una delle squadre più belle probabilmente da tanti e tanti anni. Ho letto tanti commenti anche su Sì. Facebook, in giro, Mm, mm, mm. di persone comunque più grandi anche di noi che hanno visto altri Venezia Sì, tanti ci hanno detto no, non è la squadra più forte perché mi ricordo che vabbè, ho capito, non ero neanche Però nato, io ho letto che ne anche so. tanti commenti che dicevano che effettivamente è una delle squadre Sì, più belle, del gioco più almeno a bello livello che di gioco, mostrano, sì. almeno a livello di Sì, gioco, poi nei singoli non lo vabbè so, no, per quello... carità di Dio, ma neanche c'eravamo, no? Cioè, ce lo facciamo raccontare al limite, da voi insomma. E basta, sostanzialmente questo, poi c'è il gol del 3-1 che chiude la partita, bravo Cas, tra l'altro, tac, entra Sì. e finisce la partita. È sostanzialmente una partita comunque fatta bene di dominio, ecco perché è un calcio dominante quello di Stroppa. Mm. È una partita fatta a dovere contro un avversario che però non era scontato battere, assolutamente. Io prima della partita non la davo così facile. No, Molti altri anche. Era una partita tosta contro un avversario con cui avevamo perso nel girone d'andata. Quindi c'erano i presupposti per una partita anche dopo i primi minuti. C'erano tutti i presupposti per una partita esatto. dove magari non avremmo vinto. E invece ce l'abbiamo fatta. Quindi complimenti ai ragazzi, complimenti al mister e complimenti a voi che avete commentato questo nostro post partita. Vi ringraziamo tantissimo. Chiedevo scusa a chi non abbiamo risposto, ma erano parecchi, devo dire, i commenti. Sì. Però vi ringraziamo davvero tantissimo. Se volete commentare qua sotto dicendo la vostra su quel che abbiamo detto, su quel che non abbiamo detto, se volete abbonarvi per sostenerci in primis, ma anche per vedere il video pagelle e tutti i contenuti, tra l'altro senza pubblicità, perché comunque è Esatto. una roba che magari ci dimentichiamo, ma è utile anche noi da usufruitori di YouTube, è comodo. E quindi vi ringraziamo. È sempre Forza Unione. È sempre Forza Venezia. Via.